Allora, Luna, nel calcio che piace a noi, nel calcio vero, nel calcio che è uno sport di contatto, il rigore che oggi è stato dato contro l'Atalanta su fallo, che non c'è, di Ian, è fallo? No, No, non è fallo. Allora, se siamo in casa e tu e tua sorella, per qualsiasi motivo, bisticciate, vi spintonate, però in realtà non c'è la spinta e uno casca per terra perché diciamo fa un po' finta e vuole che la mamma e il papà arrivino e vi coccolino e vi diano un abbraccio. Cosa fa il papà? Cartellino giallo, ok? Cartellino giallo. Allora, altra situazione. Se Luna tu stai andando via in bicicletta e per sbaglio inciampi, però non è che caschi per terra, sei lì sull'erba, ti accasci gentilmente e inizi a piangere come se tu ti fossi spaccato una gamba, ma in realtà stai un po' cercando di attirare l'attenzione. Il papà cosa fa? Cartellino giallo, secondo, dopo due, uno espulso. Brava Luna. Ciao. Ok ragazzi, allora se Luna che ha 8 anni l'ha capita, secondo me bisognerebbe fare qualcosa di meglio anche nel calcio. Allora, partiamo subito con la partita di oggi, la partita tra Atalanta e Bruges. Il fallo di Ian nel calcio, come lo intendiamo noi, non può essere fallo. Ma non può essere fallo oggi, non può essere fallo domani, non può essere mai fallo. Non può essere mai fallo per una serie di condizioni. Il primo che è un tocco veramente che se c'è è minimo. La seconda cosa è il fatto che comunque, cioè, non possiamo dare un rigore dove il calciatore non è in possesso del pallone, dove il calciatore non potrebbe mai arrivare al pallone, dove il difensore è in anticipo sul calciatore e dove non c'è nemmeno un'occasione da rete. Io lo so bene come regolamento e lo conosco che il regolamento dice un qualcosa di diverso e quando comunque un calciatore viene, quando c'è il volto, diciamo che fa parte del contatto, è comunque un qualcosa che l'arbitro scusate, va a salvaguardare. Ma a me non interessa niente, è una regola che non ha senso, perché Ian è in vantaggio, Ian arriva sul pallone, il calciatore sulla palla non ci arriva mai e la palla non è in possesso del calciatore, ma neanche sta andando verso la porta. Il giocatore e Ian stanno andando sulla parte laterale dell'area di rigore. Quindi secondo me quel rigore lì non si dà e non va dato anche perché è un rigore che fa perdere l'Atalanta 2-1, non solo fa perdere la squadra che poi al ritorno dovrà andare all'arrembaggio con il coltello tra i denti per riuscire a vincere in casa, ma in realtà fa perdere anche dei milioni di euro, ci sono milioni di euro in ballo. Ok? Io sono stufo del VAR, ma non del VAR come strumento. Il VAR deve mettere d'accordo quasi tutti. Nel calcio mettere d'accordo tutti è impossibile, ma mettere d'accordo quasi tutti si può, perché l'avete visto? Vi faccio un esempio. La regola del pallone, della line technology, o la palla dentro o la palla fuori. È chiaro che quella è una situazione che è molto più nitida, cioè bianco o nero, ma fine settimana l'Inter segna con un pallone che è uscito di mezzo metro dalla linea del fondo e il VAR non può essere richiamato perché non è uno dei casi in cui il VAR viene interpellato. Ma che regola è? Ma è follia. È come dire, l'unica cosa che funziona non lo utilizziamo perché in realtà non si può utilizzare perché bisogna lasciare un po' la libertà agli arbitri. Ma gli arbitri con il gioco e con il calcio odierno fanno sempre più fatica, ma non è che fanno fatica solo in Italia, fanno fatica un po' dappertutto. Ormai siamo in un calcio dove io lo chiamo il calcio dei manichini, il calcio di quelli con le mani dietro le braccia, con le braccia dietro il corpo. Perché? Perché ormai si parla di posizioni naturali del corpo e facciamo giocare i calciatori in difesa dentro l'area di rigore con le mani dietro la schiena come se fossero dei manichini, dove quello di naturale non ha niente, dove l'equilibrio anche è precario, perché con le mani dietro la schiena sfido chiunque, io già a 42 anni faccio fatica a camminare, quindi non mi immagino che sia una cosa molto, che aiuti molto l'equilibrio. E allora cosa bisogna fare? Bisogna cambiare il protocollo VAR. Il protocollo VAR va cambiato oggi, ok? Va migliorato e a mio parere vanno introdotte altre piccole e grandi cambiamenti. Uno è quello chiaramente della linea di fondo che deve essere utilizzata come la VAR technology in quel caso lì, soprattutto quando c'è un gol.
o quando si arriva a un gol da un calcio d'angolo che magari non c'era, va utilizzata. E poi serve anche, secondo me, e lo so che qua metterò un po' tutti in disaccordo, però il tempo effettivo. Perché queste partite, dove comunque dall'80° in poi non si gioca non si gioca più perché sull'1-1, sul 2-1 ormai non importa più, ci sono le perdite di tempo. Secondo me hanno stufato. Sono cose abbastanza ridicole. Cioè bisogna mettere un tempo effettivo che o è solo nei minuti di recupero, quindi diventa effettivo nei minuti di recupero, o è gli ultimi 15 minuti di partita più recupero, ok? O è tutta la partita. Tutta la partita mi sembra eccessivo perché si andrebbe un po' a snaturare quello che è il gioco del calcio. Però gli ultimi 15 minuti più tempo di recupero mi sembra una cosa anche onesta. E soprattutto il recupero, se ci sta un recupero di 7-8 minuti, il recupero deve essere effettivo di 7-8 minuti. Basta, io non ne posso più di questi calciatori che per legarsi le scarpe sembra che devono andare alla Montessori. Mi sembra che sia una cosa veramente ridicola. Per di più, se persino Luna, che ha 8 anni, vi può insegnare come si fa a stare un po' al mondo, cioè vuol dire che secondo me se gli arbitri iniziassero a tirare fuori i cartellini, ma in più occasioni, e non sarà un qualcosa che va fatto per sempre, è un qualcosa che avrà un inizio e una fine. Se per un anno il calciatore che viene al calciatore a cui viene dato fallo a favore accentua, il fallo a favore resta, ma il calciatore che ha accentuato si prende un cartellino giallo. Magari non da subito, la prima volta gli si parla e si dice guardi, lei purtroppo pesa 80 kg e mi sembra abbastanza robusto, è in forma, è in salute, quindi non penso che sia una cosa giusta che lei stia per terra 20 minuti su un fallo che praticamente è una carezza, ok? Si inizia così, dopo un anno si vedrà che la gente inizierà a buttarsi per terra un po' di meno. Si inizia anche col fatto che il portiere, tutte le volte che inizia la melina di 20 minuti, capito, per fare il rilancio che perde tempo, lo ammonisci subito, non lo ammonisci dopo 5 volte che lo fa, capito? Lo ammonisci subito. Se c'è bisogno lo espelli e vi assicuro che dopo 3 volte che uno viene espulso, non lo stesso giocatore, ma in Serie A 3 giocatori vengono espulsi per questo tipo di situazioni e dopo la gente inizia a farlo meno. Però capisco anche che sia un momento in cui il calcio veramente rispecchia la società e la cultura odierna, che comunque è fatta di escamotage, è fatta del fatto che noi sappiamo tutti che se uno fa il furbo, molte volte alla fine gli va meglio che di quello che fa l'onesto. Faccio un esempio, oggi nel rigore tra Bruges e Atalanta, se il calciatore del Bruges, invece che cascare come se gli avessero sparato dal terzo anello, fosse rimasto insieme, in piedi, il rigore si dava? Probabilmente no, ma allora se non si fosse dato in quel caso lì, vuol dire che probabilmente il rigore proprio non c'era. Quindi la differenza non può essere quanto venga accentuato il fallo dal calciatore che riceve il fallo. Secondo me ci vogliono delle regole. Ci vogliono delle regole perché il calcio è uno sport di contatto. Il calcio è lo sport più seguito al mondo e mi sembra impossibile che ci vogliano anni, ok, per fare dei cambiamenti che portino questo sport ad avere un metro di giudizio che sia equilibrato. Vuol dire che quel 20% di tifosi che non sono mai contenti, va bene che non siano mai contenti e lo rimarranno nonostante qualsiasi cambiamento il VAR possa fare. Ma l'altro 80% che vuole guardare le partite e comunque magari le guarda con un occhio meno, diciamo, sempre appassionato, ma magari con un giudizio, diciamo, un po' equilibrato, deve avere lo stesso giudizio. Un fallo da rigore è un fallo da rigore, punto. Un fallo di mano è un fallo di mano, punto. Le regole devono essere chiare e devono essere uguali per tutti. Aggiungo l'ultimo e poi finisco, ok? Io spero che dopo quello che è successo oggi nella partita di Champions tra il Bruges e l'Atalanta, spero che comunque quantomeno la FIFA si faccia sentire, la FIGC si faccia sentire, comunque spero che gli organi italiani al potere si facciano sentire, perché queste porcherie in realtà non si possono più vedere ed è chiaro che possiamo stare qua a dibattere sul fatto che i tifosi che tifano contro l'Atalanta siano a favore del rigore e i tifosi del Bruges dicono che il rigore è sacrosanto, ma quel rigore lì non c'è per me, non c'è per te, non c'è per Luna e non ci deve essere per nessuno. Grazie.